viaggio riprende da Mestia, dove ero arrivata il giorno precedente con gli occhi pieni di bellezza, delle sue antiche torri in pietra, delle vaste vallate verdissime, incorniciate dal Caucaso. Italia! È stato certo un bellissimo regalo dopo le tante ore impiegate per attraversare la frontiera turco-georgiana. Il Covid, si sa, ha aggiunto ulteriore burocrazia. Ripartiamo da Mestia, ma restate con me, viaggeremo su un mezzo diverso. Tenerella? Torno a prenderti presto. Fra 2 giorni la nostra compagna di viaggio Elianda ha l'aereo di ritorno. Scegliamo di fare il viaggio insieme sulla Willis fino a Tbilisi. Che donna pazzesca l'Elianda, farsi tutti questi giorni di viaggio a bordo della Willis senza mai battere ciglio. Cartina alla mano, 2 sono le strade per arrivare a Tbilisi, entrambe carrozzabili. La prima, quella che probabilmente vi consiglia il navigatore, più o meno tutta asfaltata, ma dovrete tornare indietro per poi deviare verso Kutaisi, Gori e infine Tbilisi. La seconda è invece una vera scommessa. Da Mestia si percorrono 46 km fino a Oshguli. La strada è in cemento, tranne gli ultimi 8 km. Superato Oshguli c'è un lungo tratto di fuoristrada che a tratti è una strada fuori di testa. La scommessa qui è che non sai in che condizioni è la strada finché non ci arrivi. Ovviamente scegliamo la seconda, giusto per non avere rimpianti un domani, quando ci torneremo e ci sarà del, diciamocelo, noioso cemento. Il pantano ci accompagnerà per gran parte della strada. Da notare qui il cacciavite piantato al posto del bullone per tenere fermo il tendalino, uno di quei classici lavori da 2 minuti ma che Amedeo non ha voglia di fare e si porterà avanti per tutto il viaggio. Amedeo è sempre contento che la sua creazione su 4 ruote superi ogni ostacolo e abbia ora all'attivo oltre 100.000 km, soprattutto se consideriamo da cosa è partito. Viaggiare a bordo di una jeep aperta, senza portiera né il roll bar e dal lato del passeggero, su una strada a strapiombo sull'impetuoso fiume Nguri, vi assicuro che è un'esperienza da brividi. Eccoci a Oshguli, patrimonio UNESCO a 2100 metri di altitudine. Per secoli questa cittadina è rimasta nel suo isolamento naturale dovuto alla sua posizione geografica, circondata com'è dalle invalicabili montagne del Caucaso. E allora vi chiederete, ma se non c'erano invasori stranieri, perché costruire così tante torri difensive? Erano il rifugio nel corso di sanguinosissime faide tra clan locali. È proprio vero che qui vigeva la regola fratelli coltelli. Ma sta cedendo anch'essa alle pressioni del turismo, che per farsi strada fino a qua parte per l'appunto dal costruirne una per arrivarci. In lontananza il massiccio innevato del Monte Shkara, la cui vetta supera i 5.000 metri, il più alto della Georgia. Senti la prima conduttore che hai detto può andare sulla macchina. Cabriolet. Cabriolet. Full cabriolet. Ma vi ricordate che mi chiedevo di chi fosse quell'F800 parcheggiato in hotel a Mestia? La mattina avevamo finalmente conosciuto chi la guidava, Tilo, motoviaggiatore tedesco, che vorrei avere come amico in Italia. Ripartiamo insieme da Oshguli ma lo perdiamo subito di vista per poi rivederlo a Tbilisi, dove ora sta andando di gran fretta per incontrare la dogana e organizzare il deposito della moto che recupererà l'anno successivo. Quanto vorrei centrare tutte queste pozzanghere con le ruote della mia moto. Il mio corpo è sulla Willy, sì, ma la mia anima sta invidiando quegli schizzi di fango che ricoprono il cofano. Passiamo su un tratto in ghiaia alto diversi centimetri, dove scorre un torrente proprio sopra la strada. È un ghiacciaio. Questa è neve. Soprattutto nei passaggi complessi mi sorprendo sempre di come la Willis se la cavi bene. D'altronde non potrebbe essere diversamente per una Trangugia benzina da 280 cavalli e 6 km con 1 litro. Amedeo, Greta non è proprio una tua fan. Guarda con le Oddio Dio!
Oh Gesù! Infarto. No, vabbè. No, no. Ad una sosta incontriamo Sighi, che è partito dall'Austria con la sua KTM. Mi risponde così quando gli chiedo perché ha scelto dei boletti così sporgenti. Quando mi cade la moto, faccio la metà della fatica. Hai proprio ragione, Sighi. Io volevo far vedere ai turisti che è stato circolato da Lascialo passare. Sì, devi farlo tutto del colpo. Sei un grande, cazzo. Sei un grande. L'hanno fatto. Vedi, è già triste sta strada. Dai. Perché prima era tutta così. Oh Gesù. Alla nostra sinistra vediamo la seconda carreggiata che avevano costruito completamente divelta. Deve succedere piuttosto spesso da queste parti. Cazzo. È comodo fare i passeggeri, soprattutto in strade del genere. Ci si può guardare attorno e tendenzialmente non si corre alcun rischio, nessuna responsabilità, nessun pensiero, ci si fa portare. E perché la mia camera non smette di inquadrare Sighi e la sua moto? Comunque vi dicevo, lo pensavo anche un anno fa quando avevo viaggiato in Turchia su questo stesso sedile, eppure al contempo c'era un'altra idea in totale contrasto che stava prendendo piede. Ma cos'era successo? Un mese prima di partire avevo messo per la prima volta le mani sul manubrio di una moto. Avevo provato quella stessa sensazione di libertà che avevo sentito la prima volta che avevo guidato da sola un'auto, ma ancora più bella. È chiaro che avevo perso la testa. Probabilmente non avrei mai smesso di fare la passeggera se non avessi provato quella sensazione lì. E forse questo è il bello della vita. Un anno fa non potevo neanche immaginare cosa sto facendo oggi. Solo 200 km mancano a Tbilisi, sono le 5 di pomeriggio, ma la strada è talmente trafficata e con continui lavori in corso che arriviamo 5 ore dopo alle 10 di sera. Oggi faccio una delle mie attività preferite, camminare a naso in su e perdermi per una città dove non sono mai stata e che non conosco. Sono nella vecchia Tbilisi, alle pendici della fortezza di Nairikala. Adesso sono all'ingresso di un tempio zoroastriano, giusto per farvi capire che cosa c'è, quanto sia ricca e complessa la storia di Tbilisi. Inizia la salita. Ci sono vari modi per arrivare alla fortezza e alla statua argentea della madre della Georgia. Vediamo se... eccola qui. Scalini, tanti scalini, oppure c'è la funivia che vi porta direttamente da Liberty Square alla fortezza. Dopo l'ultima cena insieme, Tilo viene a farsi un giro con la Willis nel viaggio verso l'aeroporto. Salutiamo Elianda e il giorno dopo anche il nostro nuovo amico. Sto tornando da te, tenerona tenerella. Domani torniamo a prenderti. Mi sei mancata tantissimo. Chi c'è qui? Ciao amore! Io e la Canta vi salutiamo. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Buoni sogni. Vero Canta? Lo sapete già. Iscrivetevi, lasciate un mi piace, commentate. Iscrivetevi però a questo canale. Noi si parte, vero Canta?